Salve Digifan! Benvenuto in questo nuovo video dedicato alle carte del TGC Digimon. Oggi andiamo a scoprire le mie carte preferite del set BT18 Booster Elemental Successor. Questo set è stato rilasciato il 1 novembre del 2024 e il tema attorno al set è ancora una volta Digimon Frontier. Troviamo infatti vari protagonisti del franchise, nemici, comprimari e diverse carte dei leggendari 10 guerrieri. Sono qui adesso per condividere le top 11 delle carte esteticamente più belle di questo set, ovviamente le più belle per me. Se una delle tue carte preferite non appare in questa lista, sappi che era sicuramente la 12ª. Ribadisco come si tratti di una classifica solo estetica, non legata alla competitività delle carte o alla loro rarità, o peggio al loro costo, che è un argomento che proprio mi fa cadere le palle da tennis dal 26esimo piano fino al parcheggio interrato, sfondando il pavimento proprio di potenza. Partiamo appena dopo la sigla! Come sempre ci muoveremo in ordine numerico e partiamo dalla carta numero 001. Demimeramon disegnato da Yamuretsu. Incredibile! Lo stile di Yamuretsu non sta bene su tutto a mio parere, ci sono alcune carte fatte da lui che non mi convincono troppo, ma è perfetto per le illustrazioni a tema o sfondo più magico o fiabesco. Qui abbiamo una processione notturna di Mokumon, ciascuno con una candela colorata che vengono accese in fila da Demimeramon, come una sorta di rituale magico, o una festa notturna, chi lo sa, sembrano tutti molto allegri e festivi. Queste carte restano la mia criptonite, non posso farci niente, l'immagine mi ricorda l'illustrazione di un qualche libro di favole per l'infanzia, nel senso più buono del termine, e penso sia un'introduzione al set perfetta. Tra l'altro sia Demimeramon che Mokumon sono due Digimon molto particolari, entrambi con un rapporto particolare col proprio Digicore. Quello di Demimeramon brucia ardentemente per via delle sue piccole dimensioni, rendendolo spesso molto aggressivo. Mokumon è ancora più particolare, un Digimon che non è dotato di un corpo fisico, il suo Digicore è pienamente esposto e tende infatti a nasconderlo con del vapore simile a fumo che emette lui stesso. Questo non è il suo vero corpo, ma solo un travestimento che cela il suo vero aspetto vulnerabile. Ci deve essere sempre una carta meme nelle mie classifiche e questa è la mia carta meme di BT18. Il protagonista di questa carta è Kozenimon, un Digimon poco conosciuto a forma di moneta da 1 yen. L'artista è sempre il buon Yamuretsu. Si tratta di un Digimon gregale che agisce quasi sempre in gruppo con altri Kozenimon. Solitamente vivono all'interno della valigia di Ganemon, un Digimon dalla forma di moneta da 10 yen, che qui vediamo esibirsi nella classica mossa del ti apro la valigetta davanti e ti convinco a vendermi oggetto X. La carta è molto semplice, ma mi fa impazzire l'orda dei Kozenimon che esplode dalla valigia stile borsa di Mary Poppins, tutti sbrilluccicanti e lucenti come monetine appena lucidate. Procediamo con una carta più tribale, Goblimon numero 008 di Poroze. Non riesco a non vedere un parallelismo con le carte Goblin di Magic, che solitamente sono legate all'elemento fuoco e vengono raffigurate in ambienti vulcanici, fucine o comunque legati alle fiamme. Sarei davvero sorpreso se fosse stata una decisione estetica occasionale. Lo stile della carta è molto cartoon, con linea spessa dei bordi e ombre e luci nette. Bella l'ambientazione vulcanica e mi piace il mood da gruppo tribale che sembra stia quasi sfidando una tribù rivale da una posizione rialzata. Una carta tanto semplice ma anche tanto azzeccata che va dritta all'essenza del Goblin classico e la riporta 1-1 su Goblimon. Carta numero 16, Volcanomon di Kazumasa Yasukuni. Volcanomon è un Digimon fantastico, la cui origine è talmente fuori di testa da fare il giro e diventare storia. Non so quanti di voi ne siano a conoscenza, ma Volcanomon è stato creato dalle fattezze di Vulcano Ota, un ex annunciatore di tornei Digimon noto per la sua irruenza e presenza scenica. Questa carta cattura appieno l'essenza originaria di Volcanomon, mostrando l'intento a commentare una partita Digimon Card Game, emozionandosi a tal punto che il vulcano sulla sua schiena inizia a eruttare. L'illustrazione è perfetta, adoro la posa dinamica del Digimon, il vulcano che erutta alle sue spalle, l'estrema emozione che traspare dal suo viso e le linee cinetiche che ne amplificano l'effetto quasi comico. Un po' come quei commentatori calcistici brasiliani che enfatizzano in modo quasi grottesco le azioni di gioco più banali di una partita. Back to the center. Center holds it. Halfback passes to the center. Back to the wing. Halfback passes to center. Back to wing. Back to center. Center holds it. Holds it. Holds it!
Ora abbiamo una doppia carta, più precisamente una doppia alternative, l'alternative numero 18 e numero 42, rispettivamente Emperor Greymon e Magna Garurumon nella sua forma assetto senza armatura. Queste due forme ibride sono state generate dalla combinazione del potere dei 20 spiriti leggendari, e si dice infatti che il loro potere sorpassi di gran lunga quello dei 10 leggendari. La scena è un mix di dinamismo, con le pose dei due Digimon pronti a scatenare l'inferno sul poveraccio malcapitato che gli sta davanti, che di plasticità, con le sagome dei vari spiriti che hanno condiviso il potere alle loro spalle. Per diversi aspetti ricorda un dittico che abbiamo già visto in passato, quello dedicato ad Ancient Greymon ed Ancient Garurumon, e infatti l'autore è sempre lo stesso, il buon Spareribs, che qui si cimenta con una riproposizione del tema simile ma diversa. Mi piace il fatto che abbia voluto riproporre un concept molto simile, ma allo stesso tempo differenziandosi molto. Al contrario del vecchio duo di carte, molto più improntato all'azione, qui la componente statica prende sopravvento, cambiando anche il mood della carta. Come sempre c'è tanta cura nell'uso della luce, che in entrambe le carte scaturisce da ben due fonti. Entrambe presentano un sole che illumina da lontano i Digimon alle loro spalle, mentre davanti vengono rischiarati dal rosso delle fiamme di Emperor Greymon e dal blu elettrico delle spade di Magna Garurumon. Due carte molto classiche ma ineccepibili nella loro riproduzione. Prima di proseguire voglio invitarti, qualora il video ti stia piacendo, a iscriverti, mettere like e lasciare un commento. È molto importante per smuovere un po' le acque del canale e, se ti va, aiutarmi a diffondere il video, mi saresti di enorme aiuto. Oh, Millenniumon Alternative numero 19 di Sasasi. Anche qui, ahimè, vince la tamarria più ignorante. Questo frontale del Digimon, incazzato come me dopo il trailer DLC dell'espansione di Pokémon ZA, è sicuramente d'impatto, ma adoro soprattutto come la carta racconti l'intera storia della creatura. Vediamo infatti ai due lati del Digimon le sagome di Mashintramon e Chimeramon, i due Digimon che fondendosi insieme danno vita a Millenniumon, e alle sue spalle, che è anche la fonte di luce dell'intera illustrazione, Moon Millenniumon, che è un po' il simulacro dell'anima di Millenniumon, un concentrato di rabbia e odio che consente al Digimon di sopravvivere in eterno come anima intangibile, anche qualora il suo corpo dovesse venire sconfitto. L'esecuzione generale è molto semplice per quanto d'impatto, però voglio premiare la composizione così ricca, l'uso dei colori e lo stile impiegato. Proseguiamo la nostra lista con la carta numero 23, l'Anamon. Posso porvi l'attenzione su quanto siano bellissime anche le comuni in Digimon? Spesso alcuni giochi di carte, non facciamo nomi, tendono a concentrare gli artwork migliori nelle carte ovviamente più rare, ma quasi ogni carta di Digimon ha un aspetto magnifico, coloratissimo ed esuberante. È un aspetto che apprezzo davvero tanto. Questa è una carta di Poroze, che ricorda tantissimo un'altra carta che era nelle mie preferite di BT17, ovvero Tsunemon, ricordate? Lo stile di rappresentazione è quasi identico, disegno coloratissimo, prospettiva poca, ma ricchissimo di dettagli e luci, e tutto che sbrilluccica dai gioielli sul corpo di Lanamon fino al drink che sta bevendo. Qui abbiamo una Lanamon direttamente da Digimon Frontier, intenta a interpretare la parte della star in un party cittadino in piscina, con tanto di raggi luminosi e Digimon che giocano e festeggiano sullo sfondo, fra cui un adorabile Jellymon. Questa carta cita apertamente anche una delle apparizioni di Lanamon nell'anime, in cui compare all'interno di una conchiglia stile Venere di Botticelli, davanti agli iscritti del suo fandom incantati dalla sua bellezza. Non posso dare loro torto. Apprezzo tanto quando citano così bene se stessi. Procediamo con qualcosa di un po' più tamarro e damasculo, ok? La prima alternative di Shadow Seraphimon numero 071, ad opera di Hisashi Fujiwara. Shadow Seraphimon è la forma oscura di Seraphimon, uno dei Digimon dei più alti ranghi angelici, tramutato a causa del risentimento interiore. Secondo le leggende, se questo stato oscuro dovesse persistere a lungo, il Digimon angelico potrebbe tramutarsi in uno dei signori demoniaci. Qui vediamo il Digimon Mega stagliato su di un cielo notturno davanti a una sorta di spaccatura infuocata, mentre si prepara a lanciare il suo attacco caratteristico, Seven Hells, con cui lancia 7 sfere di energia oscura condensata incandescente. La versione oscura dell'attacco caratteristico Seven Heavens di Seraphimon. Su questa carta c'è poco da dire, è davvero un bellissimo disegno, ma questo ormai è diventato pretestuoso. La qualità delle illustrazioni di queste carte è quasi sempre altissimo. Adoro il disegno delle sfere mentre ruotano con tanto di emissione di energia oscura e lampi che le avvolgono a sottolineare la potenza dell'attacco imminente. Procediamo su una strada oscura. Dopo Shadow Seraphimon è il turno di Lusemon Satan Mode 101 Alternative di Tonami Kanji. Solitamente prediligo le carte inquadrate in un contesto più definito, ma quando il contesto è così, come dire,
biblico, apocalittico, posso anche accettare di buon grado uno sfondo da fine di monto. Alla fine, Lusemon Satan Mod cos'è se non la versione digitale del drago dell'Apocalisse dalle 7 teste e 7 diademi? L'espansione 18 ha un botto di carte magnifiche di Lusemon Satan Mod, è stato difficilissimo sceglierne una fra queste, ma l'Alternative 1 della 101, con questa visuale dal basso del drago che si erge da queste rovine con ancora dei residui che si cadono dalle ali e il bagliore rosso nel cuore di Gehenna, la sfera che tiene fra gli artigli. Per approfondimenti vi ricordo il video sui 7 grandi signori dei demoni, me la porta a preferire su tutte le altre, per quanto comunque tutte eccezionali. Chiudiamo questo set balzando da una divinità all'altra, Susanomon Ace numero 102, sempre del buon Tonami Kanji. Questa purtroppo è una di quelle carte progettate con in mente l'effetto foil, senza capisco possa risultare più piatta del previsto, quindi ve la affianco a una foto della carta, non mia, sia chiaro, è ripresa da eBay, non possiedo questo Susanomon, lo dico per correttezza. La posa del Digimon è quella in procinto di lanciare uno dei suoi attacchi utilizzando la Zero Harms Orochi, la sua arma più potente. Quale attacco sia onestamente non saprei, potrebbe essere la lama celestiale o, più probabilmente, il fulmine celeste. Questo stile bianco e nero con l'accentuazione di determinate parti metallizzate è veramente bellissimo. Ottimo uso del nero che enfatizza gli effetti di luce, quasi mi spiace di tutto quel maledetto testo. Bandai, ti prego, fai uscire prima o poi degli artbook di queste art. Te ne prego, veramente, ne compro 2 copie, ti giuro. Magno pane e cipolle per 3 mesi ma lo faccio, anzi, solo pane. Una delle carte di Susanomon, anche qui più belle che abbiano mai fatto. Provatemi il contrario. Si riesce davvero a percepire tutta la potenza divina del Digimon, capace di annientare un'intera realtà volendo. Certo che alcuni Digimon sono parecchio sgravi, sarebbe carino fare una top dei più potenti esistenti. Ah cazzo, forse sto parlando troppo, meglio che mi sto zitto. Questa era l'ultima carta per oggi. Spero che il video ti sia piaciuto, ma non andare ancora via, ok? Questo video non lo intendo come un format passivo e mi piacerebbe il tuo coinvolgimento. In descrizione ti linkerò il sito di Bandai dove potrai vedere tutte le carte di BT18. Ti lancio così la palla, che ne pensi di queste carte? Ti sono piaciute? Ne preferisci altre? Dai pure una sfogliata al set e fammi sapere, ok? Spingiamo di più l'apprezzamento delle carte per il loro lato estetico e non solo per quanto valgono, fatto che sta distruggendo il collezionismo ormai. Scrivetemi sotto nei commenti, ok? Grazie per aver seguito fin qui. Da Gaigan è tutto e, come sempre, alla prossima!